Oggi siamo con Federica Montozzi che fa parte dell'unità che abbiamo presso di Renzo Regulatory Affairs dedicata agli integratori alimentari e con lei cercheremo di fare luce sugli integratori e in particolare sui claim salutistici. La prima domanda che ti voglio fare è proprio che cosa sono i claim salutistici. Ok, allora partiamo intanto in generale dalla definizione di claim, ovvero tutte quelle indicazioni, quindi sia scritte, testi, ma anche quelle rappresentazioni grafiche, immagini, loghi, che vengono in qualche modo attribuite al prodotto, quindi riportate sulla confezione o su una pubblicità, che vanno comunque ad attribuire al prodotto, all'integratore, delle particolari proprietà specifiche. E se andiamo a parlare però in maniera diretta dei claim salutistici, allora ci riferiamo a quelle indicazioni che associano in qualche modo una proprietà di salute all'integratore o alla categoria, diciamo, di ingredienti che lo compongono. Questi claim però non sono dei claim che l'azienda può decidere in maniera libera e, diciamo, autonoma, perché comunque devono essere rispettati dei requisiti in modo da fornire poi al consumatore una realtà, una spiegazione dell'integratore quanto più veritiera possibile, senza andare poi a sforare, diciamo, nell'ambito commerciale non corretto per quanto riguarda la comunicazione al cliente. E questi claim da chi vengono autorizzati? Allora, l'autorità che autorizza i claim è la Commissione europea, quindi parliamo appunto di un'autorità europea che autorizza però il claim dopo aver ricevuto il parere positivo da parte dell'EFSA, che è un'autorità europea per la sicurezza alimentare e va proprio a fare un'analisi di tutti i dati scientifici associati o comunque che si sono raccolti specifici per quel particolare ingrediente, e dopo questa sua valutazione, quindi un'approvazione, un parere favorevole, trasmette quindi la propria relazione finale alla Commissione europea, che autorizza il claim attraverso dei regolamenti che vengono pubblicati in Gazzetta e indica proprio il claim che può essere attribuito a uno specifico ingrediente ed eventuali restrizioni d'uso o comunque condizioni da rispettare per poterlo utilizzare negli alimenti e negli integratori. E invece il Nutri-Score che cos'è? Allora, il Nutri-Score è un logo, quindi una rappresentazione grafica che riporta una serie di colori e di lettere, quindi si parte dalla lettera A, a cui è associato il colore verde, fino ad arrivare alla lettera E, che ha il colore rosso. E questi colori vogliono proprio indicare al consumatore in maniera più intuitiva, proprio perché è una rappresentazione grafica, le proprietà nutrizionali dell'alimento a cui questo Nutri-Score viene appunto applicato nell'etichettatura dell'alimento, ovviamente. Un altro logo invece che è stato approvato anche a livello nazionale italiano è il Nutri-Inform Battery, che richiama proprio l'immagine di una batteria, e anche questo vuole essere una rappresentazione grafica della dichiarazione nutrizionale. Quindi in questo logo noi andremo a ritrovare le quantità o quantomeno le percentuali di alcuni elementi, quali ad esempio l'energia, i grassi saturi, zuccheri e sale, quindi andare a rappresentare in maniera grafica la dichiarazione nutrizionale, proprio per permettere al consumatore di fare una scelta consapevole degli alimenti che vuole comprare, in modo da avere una dieta bilanciata, così che l'assunzione giornaliera non supera, ovviamente l'assunzione giornaliera totale, non supera il 100%, diciamo, di questi elementi che poi vengono indicati in tutti i quadratini, diciamo, della batteria. È un simbolo facoltativo, quindi di fatto non è obbligatorio, non lo troveremo in tutte le etichette, e si può riportare appunto nelle etichette degli alimenti, quindi anche degli integratori alimentari. Che per definizione Sono degli alimenti, quindi rientrano appieno nella normativa degli alimenti. E sull'etichetta invece cosa si può scrivere? Cosa possono riportare le aziende? Ok, allora, proprio perché abbiamo detto che gli integratori sono alimenti, dobbiamo fare riferimento alla normativa sugli alimenti, una normativa che di fatto ci dice cosa deve essere riportato, quindi quelle informazioni minime obbligatorie che vanno a identificare il prodotto e l'azienda. E quindi partiamo dal nome del prodotto, l'elenco degli ingredienti che deve essere riportato in ordine decrescente di peso, l'identificazione dell'OSA, quindi dell'operatore del settore alimentare, che è la persona, l'azienda quantomeno, responsabile di quell'alimento, di quell'integratore. Poi dobbiamo riportare la quantità netta, quindi il peso netto, la data di scadenza, se ci sono delle particolari modalità di conservazione, quindi magari conservare lontano dalla luce, queste indicazioni standard.
e tutte quelle eventuali avvertenze che ci possono essere, devono essere indicati anche gli allergeni, quindi magari con un formato diverso, in modo tale che anche chi è allergico lo può identificare in maniera subito immediata. Per quanto riguarda poi gli integratori nello specifico, ci sono altre indicazioni da riportare, ovvero la dose raccomandata giornaliera e un'avvertenza che ci dice di non superare quella dose, e poi la frasetta standard che invita comunque il consumatore a non sostituire l'alimentazione normale con quella degli integratori, quindi a seguire una dieta bilanciata ed equilibrata, e poi l'avvertenza di tenere lontano il prodotto dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni, che poi potrebbero magari assumerlo in maniera non corretta. In aggiunta a queste informazioni appunto minime obbligatorie, c'è tutta un'ampia gamma di informazioni facoltative che le aziende vanno ad aggiungere proprio per presentare in maniera un po' più completa il prodotto, e quindi rientriamo in quelli che sono appunto i claim, quelle indicazioni che ci dicono effettivamente qual è la funzione degli ingredienti che andiamo a mettere all'interno degli integratori, quindi per rendere anche un po' l'idea effettivamente di quale beneficio il consumatore può trarre assumendo quell'integratore. E quali sono gli errori che si commettono comunemente quando si riportano questi claim sull'etichetta? Gli errori purtroppo possono essere molti, perché di fatto la normativa è abbastanza precisa, ma allo stesso tempo non ci dà molto margine di cambiamento, e quindi noi possiamo avere degli errori dovuti al contenuto, quindi proprio claim formulati con un contenuto non corretto, ma anche nella forma, quindi bisogna fare attenzione a come anche magari un claim corretto però viene formulato e presentato in un'etichetta o in una pubblicità. Inoltre, per alcuni claim particolari bisognerà andare anche a verificare se ci sono delle condizioni da rispettare per poter indicare il claim in etichetta, quindi ad esempio la quantità di un ingrediente deve essere entro un certo limite, altrimenti quel claim magari non può essere utilizzato. E ci puoi fare qualche esempio? Senz'altro, vediamo insieme ora degli esempi di claim sbagliati, così è più facile forse rendersi conto di dove andare ad intervenire per riportarli in maniera corretta. Quindi un claim che possiamo vedere insieme: la vitamina C migliora la funzione delle ossa. Ora qui ad essere sbagliato è il claim, perché non è quello che è stato effettivamente approvato per la vitamina C, quindi abbiamo detto che ci sono dei regolamenti e quindi vanno rispettate quelle indicazioni. E allora, per esempio, per la vitamina C questa stessa indicazione della funzionalità delle ossa può essere riportata nel modo corretto, ovvero la vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle ossa, oppure in maniera un po' più breve, la vitamina C contribuisce al mantenimento di ossa normali. Quindi questo era abbastanza semplice, perché di fatto non corrisponde a quello approvato. Invece un esempio un po' più difficile, dove andare ad identificare l'errore, è questo, ovvero il prodotto contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle ossa. Ora, in questo caso vediamo bene che il claim salutistico è corretto, perché è quello che abbiamo letto prima. In questo caso ad essere sbagliato è il soggetto a cui viene attribuito, perché noi attribuiamo questa funzione al prodotto, quindi all'integratore finito. Invece i claim devono essere associati all'ingrediente, quindi alla vitamina C, proprio perché il parere dell'EFSA è basato sui dati scientifici relativi a quel singolo ingrediente, non all'integratore poi finale. Quindi questo claim noi avremmo potuto scriverlo proprio in maniera diversa, e quindi noi possiamo scrivere integratore alimentare con vitamina C e poi la vitamina C e il claim appunto associato della funzione delle ossa. Un altro claim errato è appunto integratore alimentare indicato in caso di cistiti. Ora qui abbiamo proprio impostato un claim sbagliato in toto, perché abbiamo associato l'integratore a una malattia, di fatto a una patologia, e questo appunto non è corretto, proprio perché gli integratori sono alimenti. La definizione stessa di integratori ci dice che sono degli alimenti che servono ad integrare, come dicevamo prima, la normale dieta di tutti i giorni, quindi la normale dieta quotidiana. Quindi di fatto non curano delle patologie, pertanto indicazioni terapeutiche. Esattamente, non li possiamo associare proprio ad una malattia. Un ultimo claim che vediamo insieme: con la passiflora ti addormenti in un attimo. Ora questo è un claim proprio
formulato in maniera non corretta, ecco, risponde più a delle esigenze commerciali, magari del lato marketing dell'azienda, che invece non effettivamente poi non vanno a rispettare i requisiti normativi e quindi dell'aspetto regolatorio appunto della presentazione del Che prodotto. per questi tipi di prodotti vanno sempre un po' in conflitto, immagino. Esatto, perché di fatto per poter rendere un minimo un po' più accattivante l'etichetto, o comunque per promuovere meglio il prodotto, si tende poi magari a riportare questi claim che di fatto però non rispecchiano quello che prevede la normativa. E noi come di Renzo Regulatory Affairs per le aziende cosa possiamo fare? Perché un'azienda dovrebbe affidarci in outsourcing un servizio relativo agli integratori alimentari? Allora, noi effettivamente come azienda regolatoria possiamo offrire tutto il supporto alle aziende e alle aziende di integratori che vogliono immettere in commercio questo prodotto, e noi generalmente diamo questo consiglio di affidare all'esterno questo aspetto, proprio perché si tratta di una normativa in continuo aggiornamento, quindi per un'azienda che produce integratori o comunque che li commercializza, di solito l'attenzione è più rivolta appunto alla fase di produzione o alla fase di commercializzazione, di marketing, quindi magari sono aziende che non hanno al loro interno un settore, un reparto proprio dedicato esclusivamente all'aspetto regolatorio, e quindi giustamente diventa difficile poi riuscire a controllare, a gestire tutto in maniera corretta. Quindi magari è bene che le aziende si concentrano su queste attività che di fatto richiedono comunque attenzione alla produzione e l'aspetto di marketing, ma comunque si affidino a un'azienda esterna che ha un settore completamente rivolto esclusivamente soltanto poi a questi aspetti, e quindi riesce a seguire le normative e anche gli aggiornamenti che sono continui, anche perché ricordiamo sempre che l'integratore non viene autorizzato, ovvero l'OSA fa una notifica al Ministero della Salute italiano parlando di commercio in Italia, ma poi non è che il Ministero autorizza, e quindi di fatto la conformità del prodotto ricade esclusivamente sull'OSA, sull'azienda che ha notificato il prodotto. Quindi proprio a tutela e a salvaguardia dell'azienda noi consigliamo di fare comunque un passaggio prima di procedere con la notifica da un consulente che riesce davvero a controllare tutti gli aspetti del prodotto. Dall'etichetta a tutte Alle la indicazioni, esattamente, gli ingredienti, tutti gli aspetti prima di poter poi procedere in maniera tranquilla alla vendita del prodotto. E invece ci sono particolari requisiti da rispettare per vendere gli integratori alimentari online? Allora, la vendita online ultimamente è ovviamente diventata, diciamo, quasi il canale principale per le aziende, perché comunque è di fatto la via anche più rapida, no? Anche i consumatori ormai tendono ad acquistare online qualsiasi genere, non solo alimentare, anche di altra natura, quindi a maggior ragione gli integratori, e di fatto le aziende pensano che sia un canale più rapido, più semplice da intraprendere, ma in realtà si tratta sempre di una vendita di integratori, quindi l'azienda che vuole vendere online deve comunque avere tutti i requisiti di un'azienda che vende al dettaglio o comunque nei normali canali di vendita. Quindi si parte sempre dalla registrazione come OSA dell'azienda, la conformità dell'integratore, quindi a livello sempre di composizione e di etichettatura, e si deve fare ovviamente la notifica, e anche qui si deve fare poi attenzione perché la vendita online forse anche un po' più sconfina un po', no? I confini non solo dell'Italia ma anche di altri paesi, quindi poi lì bisognerà andare a vedere cosa prevede ogni singolo paese. Per l'Italia dobbiamo comunque fare la notifica al Ministero della Salute, e poi anche importante andare a vedere la pagina in cui effettivamente viene venduto, la pagina internet, quindi se ci sono delle indicazioni a livello di pubblicità, che anche quelle siano conformi comunque alla normativa, e quindi anche lì i claim e tutto quanto sia a norma. Devono comunque rispettare la normativa. Esattamente, quindi sembra più facile, ma di fatto va comunque rispettato tutto. E noi ringraziamo Federica Montozzi e ci risentiamo alla prossima intervista. Grazie.